Ciao a tutti, avventurieri e appassionati di storie epiche. Bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un'immersione totale in un mondo di tigri, mari in tempesta e amori leggendari. Sì, avete capito bene. Oggi parliamo di Sandokan, l'iconica tigre di Monpracem, e del nuovissimo progetto che lo vede protagonista, la serie con Burak Oshibit. Sono sicura che molti di voi, come me, sono cresciuti con le avventure di Sandokan, Yanes e Marianna, sognando di solcare i mari alla ricerca di tesori e combattendo per la libertà. Ma cosa sappiamo realmente di questa nuova produzione? Chi affiancherà Burak Oshibit nel ruolo di Sandokan? Quali segreti si celano dietro le quinte di questa ambiziosa serie? E quali curiosità possiamo svelare per placare la nostra insaziabile sete di conoscenza? Preparatevi, perché oggi risponderemo a tutte queste domande e vi racconterò tutto quello che so. Ma prima di tuffarci a capofitto in questo mare di informazioni, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun aggiornamento e, ovviamente, mettere un bel like a questo video se l'argomento vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre più appassionanti. Bene, ora che abbiamo fatto il pieno di energia, partiamo all'avventura. Come sapete, l'annuncio di una nuova serie su Sandokan ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del cinema e della televisione. L'attesa è febbrile e tutti si chiedono, sarà all'altezza del mito? Riuscirà Burak Oshibit a incarnare la leggendaria tigre di Monpracem? E soprattutto, chi lo accompagnerà in questa ardua impresa? E qui arriviamo al cuore della questione. Chi affiancherà Burak Oshibit in questa serie? Ebbene, le prime indiscrezioni e le conferme ufficiali ci rivelano un cast davvero stellare, pronto a dare vita a personaggi indimenticabili. Innanzitutto, partiamo dal ruolo chiave di Marianna, la perla di Labuan, l'amore impossibile e il motore delle azioni di Sandokan. Ebbene, per interpretare questa figura iconica, è stata scelta l'attrice italiana Sveva Alviti. Sveva è una talentuosa attrice che ha già dimostrato il suo valore in diverse produzioni internazionali, e sono convinta che saprà donare a Marianna un'intensità e una profondità uniche. La sua bellezza eterea e il suo sguardo magnetico sembrano perfetti per incarnare la perla di Labuan. Ma approfondiamo un po' di più su Sveva Alviti. Nonostante il grande pubblico possa non conoscerla ancora benissimo, Sveva ha alle spalle un percorso artistico di tutto rispetto. Ha lavorato in produzioni sia italiane che straniere, dimostrando una versatilità che la rende perfetta per un ruolo complesso come quello di Marianna. Ricordiamoci che Marianna non è solo una bellezza fragile, ma una donna con una forte volontà, intrappolata in un destino che non ha scelto. Sveva dovrà rendere giustizia a questa ambivalenza, mostrando sia la dolcezza che la determinazione del personaggio. Sono curiosissima di vedere come interpreterà le scene d'amore con Sandokan e, soprattutto, come affronterà i momenti più drammatici e pericolosi. Credo che la sua interpretazione possa davvero sorprendere e lasciare il segno. Ma Sandokan non è solo amore e passione, è anche avventura e amicizia. E qui entra in gioco un altro personaggio fondamentale, Yanes de Gomera, il fedele braccio destro di Sandokan, l'abile stratega e l'amico inseparabile. Per questo ruolo è stato scelto l'attore Can Yaman. Sì, avete capito bene. Can Yaman, altro volto molto amato dal pubblico italiano, interpreterà Yanes. Questa scelta ha generato grande entusiasmo tra i fan, che non vedono l'ora di vedere Yaman nei panni di questo personaggio affascinante e complesso. Immaginate la chimica tra Oshibit e Yaman, due attori di grande talento e carisma, pronti a infiammare lo schermo con la loro amicizia e le loro avventure. La scelta di Can Yaman per il ruolo di Yanes è, a mio avviso, particolarmente azzeccata. Yaman ha un'energia e un fascino che ben si sposano con il personaggio di Yanes, un avventuriero dalla parlantina sciolta, un po' filosofo e un po' guascone. Sempre pronto a sdrammatizzare anche le situazioni più difficili. Yanes è il contrappeso perfetto alla serietà e alla determinazione di Sandokan, un personaggio che porta leggerezza e umorismo nella storia. E poi, diciamocelo, l'idea di vedere Can Yaman nei panni di un avventuriero con tanto di cappello e sigaro è davvero intrigante. Sono convinta che saprà dare una sua interpretazione originale e personale del personaggio, senza tradire lo spirito originale dei romanzi di Salgari. E non dimentichiamoci delle scene d'azione. Yanes è un abile spadaccino e un tiratore provetto. Quindi sono sicura che vedremo Can Yaman destreggiarsi con la spada e sparare con la pistola in maniera impeccabile. Ma il cast non finisce qui.
ci saranno anche altri attori di talento, sia italiani che internazionali, pronti a dare vita ai numerosi personaggi che popolano il mondo di Sandokan. Tra questi, ci saranno sicuramente interpreti per Lord James Brock, il Raja Bianco, antagonista storico di Sandokan, e per gli altri membri della sua banda, i fedeli tigrotti di Mon Pratchett. Parlando di Lord James Brock, la scelta dell'attore che lo interpreterà è fondamentale per rendere al meglio la complessità di questo personaggio. Brook non è solo un cattivo, ma un uomo ambizioso e controverso, con una sua visione del mondo e del potere. Sarebbe interessante vedere un attore che sappia dare al personaggio una profondità psicologica, mostrandone sia la crudeltà che il fascino. E poi ci sono i Tigrotti di Mon Pratchett, un gruppo di fedelissimi guerrieri che affiancano Sandokan nelle sue avventure. Sono personaggi che hanno un ruolo importante nella storia, non solo come combattenti, ma anche come simboli della lealtà e dell'amicizia. Spero che la serie dedichi spazio anche a loro, approfondendone le storie e i legami con Sandokan. Ora, passiamo ai segreti e alle curiosità dietro le quinte di questa attesissima serie. Innanzitutto, è importante sottolineare che la produzione è ambiziosissima e coinvolge diverse case di produzione internazionali. Le riprese si svolgeranno in diverse location, tra cui l'Italia e il sud-est asiatico, per ricreare al meglio l'atmosfera esotica e avventurosa del mondo di Sandokan. La scelta delle location è un aspetto cruciale per il successo della serie. L'atmosfera del Borneo del XIX secolo è unica e inimitabile. Quindi è fondamentale che le location siano in grado di ricreare fedelmente questo ambiente. Spero che la produzione scelga location suggestive e autentiche, che trasportino il pubblico nel cuore della giungla e dei mari del sud-est asiatico. E poi, ovviamente, c'è l'aspetto logistico. Girare in location esotiche comporta sfide non indifferenti, come la gestione del clima, la sicurezza del cast e della troupe e il rispetto delle culture locali. Spero che la produzione affronterà queste sfide con professionalità e sensibilità, per garantire che le riprese si svolgano nel migliore dei modi. Uno dei segreti meglio custoditi riguarda la trama. Ovviamente, la serie si baserà sui romanzi di Emilio Salgari, ma ci saranno anche delle novità e delle sorprese per i fan. Gli sceneggiatori hanno lavorato a lungo per creare una storia avvincente e ricca di colpi di scena, che saprà catturare l'attenzione sia dei vecchi fan che dei nuovi spettatori. L'equilibrio tra fedeltà ai romanzi originali e innovazione è sempre un aspetto delicato quando si adatta un'opera letteraria per il cinema o la televisione. Da un lato, è importante rispettare lo spirito e i temi dei romanzi, per non deludere i fan di vecchia data. Dall'altro, è necessario introdurre elementi di novità e di sorpresa, per rendere la storia più avvincente e interessante per il pubblico moderno. Spero che gli sceneggiatori siano riusciti a trovare questo equilibrio, creando una storia che sia al tempo stesso fedele e originale. E poi, ovviamente, c'è l'aspetto della caratterizzazione dei personaggi. Sandokan, Yanes e Marianna sono figure iconiche, quindi è fondamentale che la serie renda giustizia alla loro complessità e al loro fascino. Spero che gli sceneggiatori abbiano lavorato a fondo per approfondire le psicologie dei personaggi, mostrandone sia i pregi che i difetti. Un'altra curiosità riguarda i costumi e le scenografie. La produzione ha investito molto per ricreare fedelmente l'abbigliamento e gli ambienti dell'epoca, con un'attenzione maniacale ai dettagli. I costumi saranno sontuosi e realistici, mentre le scenografie saranno imponenti e suggestive, per trasportare il pubblico nel cuore del Borneo del XIX secolo. I costumi e le scenografie sono elementi fondamentali per creare l'atmosfera di un'epoca passata. I costumi devono essere non solo belli da vedere, ma anche realistici e funzionali, in grado di riflettere lo status sociale e la personalità dei personaggi. Le scenografie devono essere imponenti e suggestive, in grado di trasportare il pubblico nel cuore del Borneo del XIX secolo. Spero che la produzione abbia investito in ricerca storica e in consulenza di esperti per garantire che i costumi e le scenografie siano accurati e autentici. E poi, ovviamente, c'è l'aspetto delle arti marziali e delle scene d'azione. Burak Oshivit si sta preparando duramente per interpretare Sandokan, allenandosi con esperti di arti marziali e seguendo un regime alimentare rigoroso. Le scene di combattimento saranno spettacolari e coreografate con cura, per rendere al meglio la forza e l'agilità della tigre di Mon Pratchett. Le scene d'azione sono un elemento chiave della serie Sandokan. Il personaggio è un abile combattente, quindi è fondamentale che le scene di combattimento siano realistiche e spettacolari.
Spero che Burak Oshivit si stia allenando duramente per imparare le arti marziali e le tecniche di combattimento necessarie per interpretare il ruolo. E poi, ovviamente, è importante che le scene di combattimento siano coreografate con cura, per garantire che siano al tempo stesso emozionanti e credibili. Ma al di là degli aspetti tecnici e produttivi, ciò che rende questa serie così speciale è l'amore e la passione che la produzione sta mettendo in questo progetto. Tutti i membri del cast e della troupe sono consapevoli dell'importanza di Sandokan nella cultura popolare e si stanno impegnando al massimo per realizzare un prodotto di qualità, che sia fedele allo spirito dei romanzi di Salgari, ma che sappia anche innovare e sorprendere. L'amore e la passione sono ingredienti fondamentali per il successo di qualsiasi progetto artistico. Quando le persone coinvolte in un progetto ci credono veramente e ci mettono tutto il loro impegno, il risultato finale è sempre migliore. Spero che la produzione della serie Sandokan sia animata da questo spirito, per garantire che il risultato finale sia un prodotto di qualità, che sia in grado di emozionare e di appassionare il pubblico. Infine, una piccola curiosità per i fan più accaniti. Pare che la colonna sonora della serie sarà curata da un artista di fama internazionale, il cui nome è ancora top secret. Si vocifera che sarà una colonna sonora epica e coinvolgente, capace di esaltare le emozioni e le atmosfere della storia. La colonna sonora è un elemento fondamentale per creare l'atmosfera di un film o di una serie televisiva. Una colonna sonora ben fatta può esaltare le emozioni, creare suspense e trasportare il pubblico nel cuore della storia. Spero che la produzione scelga un artista di talento per curare la colonna sonora della serie Sandokan, qualcuno che sia in grado di creare una musica epica e coinvolgente, che sia in grado di catturare lo spirito dell'avventura e dell'amore. Insomma, come avrete capito, le aspettative per questa nuova serie su Sandokan sono altissime. E sono convinta che la produzione non deluderà le nostre aspettative. Con un cast stellare, una trama avvincente, una cura maniacale dei dettagli e tanta passione, questa serie ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio successo. E voi, cosa ne pensate? Siete entusiasti di questa nuova serie su Sandokan? Cosa vi aspettate da Burak Oshivit nel ruolo della tigre di Monprachem? E cosa ne pensate della scelta di Sveva Alviti e Can Yaman per i ruoli di Marianna e Yanez? Fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti. Mi piacerebbe sapere se anche voi, come me, avete sognato di solcare i mari con Sandokan e Yanez. Qual è il vostro romanzo preferito di Salgari? Qual è il personaggio che vi ha più appassionato? Condividete le vostre opinioni e le vostre emozioni nei commenti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo viaggio alla scoperta dei segreti e delle curiosità della nuova serie su Sandokan. Abbiamo scoperto chi affiancherà Burak Oshivit, con Sveva Alviti nel ruolo di Marianna e Can Yaman in quello di Yanez. Abbiamo svelato alcuni retroscena sulla produzione, sulle location, sui costumi e sulle scene d'azione. E abbiamo condiviso il nostro entusiasmo per questo progetto ambizioso e promettente. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito informazioni utili e interessanti. Se così fosse, vi invito a mettere un bel like, a condividere il video con i vostri amici e, soprattutto, a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. E non dimenticate di lasciare un commento qui sotto, dicendomi cosa ne pensate della serie, quali sono le vostre aspettative e quali sono i vostri personaggi preferiti dei romanzi di Salgari. Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni. Grazie ancora per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima avventura. Un abbraccio a tutti. E ricordate, lunga vita alla tigre di Monprachem. E non dimenticate di seguire i miei canali social per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie sulla serie Sandokan. Pubblicherò foto, video e anticipazioni esclusive. Non perdeteveli.